Buon pomeriggio a tutti cari amici di Binomania. Oggi vi presenterò una comparativa un po' particolare. Ho deciso di confrontare un binocolo di recente costruzione, lo Swarovski Abic 8x30 White, di cui troverete comunque la recensione su Binomania, contro due binocoli che hanno fatto la storia, diciamo così, negli anni 60 e 70. Sto parlando del Kern Arau, in questo caso la versione militare sempre nel formato 8x30 del 1973, e lo Zeiss Oberkochen, quindi Zeiss West, del 1978-79, almeno basandomi sul numero di serie che è impresso sullo scafo ottico. Ma vediamo immediatamente insieme le prime caratteristiche tecniche di questi binocoli e poi le mie impressioni d'uso sul campo. A dopo! È utile ricordare che all'epoca della loro presentazione sia il Kern che lo Zeiss costavano come uno stipendio medio. Attualmente invece lo Swarovski Abic costa 850-900 euro, quindi circa il 70% di uno stipendio italiano medio, ma è possibile trovarlo sul mercato dell'usato a circa 500 euro. È molto difficile quindi stabilire il reale prezzo di vendita degli altri due binocoli. Diciamo che in linea di massima si possono trovare tra i 250 e i 350-400 euro se dotati di custodia originale. La questione che mi sono posto è quindi: ma vale la pena spendere questi soldi se con 500 euro si può comprare un binocolo usato ma di recente costruzione? Ho sfidato il giovane Abic contro il Kern e lo Zeiss in 4 tipi di osservazione differenti: nel birdwatching, nella visione terrestre panoramica, nell'osservazione crepuscolare e nell'osservazione astronomica. Prima di iniziare descriverò rapidamente i due contendenti, potete invece leggere la recensione dell'Abic, come vi ho anticipato, direttamente su Binomania, ma non mancherò di citare brevemente anche le sue caratteristiche tecniche. Iniziamo con il binocolo Kern Arau 1973. È un binocolo prodotto in Svizzera. Qualche settimana fa un militare elvetico prossimo alla pensione mi ha confessato che sino agli anni 80 questi binocoli erano in dotazione non solo all'esercito ma anche alle guardie di confine. Attualmente invece pare che utilizzano prodotti Zeiss. L'azienda ha chiuso i battenti negli anni 80, il modello pari al nuovo, come vedete, conservato da Lucchini, è del 1973 ed era stato concepito per il mercato militare. Infatti qua vedete c'è la serigrafia sullo scafo ottico di destra. Meccanicamente ben costruito, robusto e ha anche un ampio spazio per le dita per la maggior parte della distanza interpupillare, insomma è decisamente comodo da utilizzare. È dotato di un'ottima armatura vulcanizzata ed è l'unico dei tre a non avere un carrello centrale. Essendo un binocolo militare, questo però è un pregio, in quanto oltre a garantire una messa a fuoco abbastanza impermeabilizzata, garantisce il funzionamento anche in caso di rottura. Infatti, se dovesse cadere un binocolo del genere, un oculare si potrebbe in ogni caso utilizzare qualora l'altro si rompesse. Pesa poco, circa 538 grammi, e ha un diametro della lente degli oculari molto ampia, che è di ben 16,5 mm, mentre l'estrazione pupillare è un po' scarsa. La distanza di messa a fuoco minima che ho calcolato è di circa 4,5 metri e occorrono quasi 2 giri delle ghiere presenti sugli oculari per raggiungere l'infinito. Diciamo che nell'uso terrestre a media-lunga distanza, una volta regolata, però si potrebbe anche non toccare più per giorni. Per quanto riguarda il campo visivo dichiarato, non ho trovato dati specifici, ma in ogni caso vedrete che cosa poi ho appurato nella prova pratica. Lo Zeiss Oberkochen che ho avuto il piacere di utilizzare è un modello che è stato prodotto tra il 1977 e il 78, almeno basandomi sulla tabella che mi ha gentilmente inviato Andy De Santis di Bignami, che vi ricordo è distributore ufficiale di prodotti Zeiss per l'Italia. Nel 1954 la Zeiss West, che era sorta nel dopoguerra grazie ai capitali investiti dagli americani, ricominciò a produrre binocoli con una missione particolare e prevedibile, che era quella di cercare di progettare degli strumenti migliori rispetto alla Zeiss Jena. Questo fu uno dei vari risultati: è un binocolo grandangolare, molto leggero rispetto soprattutto ai modelli precedenti e con una buona resa bordi. Il campo visivo dichiarato era di 150 metri ogni 1000 metri. Pesa 490 grammi,
ha un diametro della lente degli oculari di 12,6 mm e un'estrazione pupillare che è leggermente superiore di pochissimo a quella del Kern. La sua migliore prestazione però, che mi ha anche stupito, l'ho evidenziata nella messa a fuoco minima, che è di circa 2,5 metri. Da questa distanza raggiunge l'infinito con una rotazione della manopola di circa un giro completo, quindi è una messa a fuoco veramente corta, tipo un moderno binocolo da birdwatching. Peccato ovviamente che però la messa a fuoco non sia fluida come un tetto moderno, e l'ho utilizzato lo stesso volentieri ad esempio per rapide sessioni diurne alle cince che popolano la mia zona. Il paraluce degli oculari, come nel caso del Kern, non è in gomma, tuttavia nel caso dello Zeiss si possono svitare per consentire anche ai portatori di occhiali di inquadrare il campo di vista, che è decisamente ampio. Veniamo adesso al giovanotto della Contesa. Giovanotto tanto per dire, perché seppure sia un modello del 2020 rispetto al primo esemplare del 1939, all'epoca presentarono mi pare un 6x30 per uso militare, poco pare essere cambiato. Se si eccettua il sistema di messa a fuoco con carrello centrale, prima invece aveva una messa a fuoco singola per ogni oculare, la ricetta che l'ha portato a essere un progetto vincente è sempre la stessa da decine di anni. Schema con prismi di porro, formato 8x30, ottima nitidezza e contrasto, insomma un progetto sobrio con pochi fronzoli. Ha un diametro degli oculari abbastanza ampio, anche se il Kern in questo frangente mi pare che sia molto vicino, seppur sia stato progettato negli anni 70. Pesa circa 530 grammi, ha un campo visivo dichiarato pari a 136 metri. Ovviamente gli 8x30 non hanno una grande estrazione pupillare e anche questo della Swarovski non è eccezione, sono poco più di 12 mm. Ovviamente rispetto ai vintage è riempito in azoto. Per coprire l'intero range della messa a fuoco bisogna girare il rotore di circa 320 gradi, quindi poco meno di un giro completo. Come sapete la profondità di campo degli 8x è elevata, è pari al quadrato dell'ingrandimento, quindi da 64 metri all'infinito tutti e tre i binocoli sono totalmente a fuoco, anche se poi con la compensazione visiva soggettiva di ogni persona potreste raggiungere anche prestazioni superiori. Parliamo un po' della resa dei colori. Come sapete la percezione dei colori comunque è abbastanza soggettiva. Come vedrete nelle immagini che adesso farò passare, ho deciso di fotografare su un cartoncino bianco attraverso l'ottica dei tre binocoli utilizzando la mia reflex full frame con ottica stabilizzata da 35 mm. Come state vedendo, il binocolo che mostra il bianco più neutro, quindi un'ottima correzione del colore, è lo Swarovski Abic, seguito dal Kern 8x30 che comunque non ha una tonalità totalmente neutra e lievemente calda, ma è senz'altro più corretto rispetto al Carl Zeiss che ha una tonalità decisamente calda. Il problema è che talvolta leggendo recensioni o commenti di molti appassionati si tende a definire ad esempio il Kern come un binocolo molto neutro nella resa dei colori. In realtà lo è abbastanza, ma non lo è totalmente, soprattutto quando è comparato a binocoli di alta qualità, di recente costruzione, con un trattamento riflessi più pregiato. In questo caso posso dirvi che comunque è un binocolo abbastanza neutro, ma non totalmente. Parlando di nitidezza in contrasto, ovviamente mi riferirò agli esemplari che ho potuto provare. Per quanto riguarda la nitidezza, lo Swarovski Abic è decisamente il più nitido, in una scala da 1 a 10 gli potrei dare 9, mentre il Carl Zeiss comunque si merita come nitidezza un bel 7,5, mentre il Kern 8x30
gli ho dato una sufficienza, ma mi è parso almeno questo esemplare un po' più morbido degli altri. Come contrasto vince sempre lo Swarovski, mentre tra Zeiss e Kern devo dire che sarà anche per la tonalità più calda, durante le circostanze insomma d'uso che ho potuto affrontare, devo ammettere che ho preferito per contrasto il Carl Zeiss Oberkochen. Ho verificato il campo di vista dei binocoli sia visualmente sia fotograficamente. Premetto che c'è un po' di differenza tra l'analisi della visione binoculare e l'osservazione attraverso un semplice oculare. In questo caso il Kern svizzero è il risultato veramente miracoloso. Ha un campo di vista decisamente più ampio rispetto allo Zeiss e addirittura allo Swarovski, seppur lo Zeiss fosse dichiarato per 150 metri a 1000 metri e lo Swarovski per 136. Mi pare che comunque lo Zeiss inquadri su per giù lo stesso campo dello Swarovski, anche se ho avuto un po' di difficoltà a misurare con precisione visto la perdita di nitidezza ai bordi, come vedremo. La situazione invece si ridimensiona osservando con entrambi gli occhi e regolando il binocolo la mia distanza interpupillare. In questo caso il Kern mostra un campo solo leggermente più ampio dello Swarovski. Comunque diciamo è risultato il più grandangolare tra il Kern e lo Zeiss Oberkochen. Questo panorama mi consente di mettere un po' alla frusta i binocoli per quanto riguarda l'aberrazione cromatica. Lo Swarovski Abic, pur essendo un binocolo dotato di semplici ottiche acromatiche, quindi non ha elementi ED a vasta dispersione, alla fluorite eccetera eccetera, ha un contenimento dell'aberrazione cromatica pregevole, soprattutto al centro del campo. È subito seguito dal Kern, che mi ha stupito perché l'aberrazione cromatica si vede talvolta, è presente, ma soltanto nelle pessime condizioni di illuminazione. Quello che invece mostra un lieve alone anche al centro del campo giallognolo verde è lo Zeiss Oberkochen 8x30. Per quanto riguarda la coma e l'astigmatismo, lo Swarovski Abic è quello migliore. Diciamo che inizia a percepirsi un po' di coma e astigmatismo osservando le stelle, quindi soggetti puntiformi, verso il 70% del campo. Invece in questo caso il degrado stellare sia del Kern che dello Zeiss avviene un po' prima, verso il 55-50% del campo. Poi molto dipende dalla luminosità delle stelle percepite. Quello che ho appurato nell'osservazione terrestre comunque l'ho visto anche nell'osservazione stellare, dato che lo Zeiss ha veramente solo curvatura di campo, è molto corretto, forse si percepisce rifocheggiando verso il bordo soltanto un pochino di coma, ma devo dire che fra i tre è quello che ha mostrato decisamente meno astigmatismo. Nell'osservazione terrestre non so cosa dire in realtà, perché lo Swarovski risulta più contrastato, nitido, brillante, neutro e ha una resa al bordo migliore. Il Kern però ha un buon campo di vista. Zeiss mi piace per il dettaglio fornito, ma non fornisce il campo inquadrato del Kern ed ha una tonalità molto calda che può piacere oppure non piacere. Per ciò che concerne l'osservazione crepuscolare, i trattamenti antiriflesso recenti e i nuovi vetri non lasciano dubbi. Lo Swarovski Abic ha dimostrato di fornire una trasmissione luminosa decisamente alta, tanto da mostrare delle finestre di un caseggiato a 6 km di distanza che erano invisibili al crepuscolo, ovviamente negli altri due binocoli. Se voleste quindi un binocolo compatto con prismi di porro ma anche luminoso, la scelta in questo caso mi pare sia abbastanza scontata. Per quanto riguarda l'osservazione astronomica, tutti e tre non sono strumenti adatti, ma è sempre utile osservare la resa sulle stelle, soprattto ai bordi, per rendersi conto delle capacità di contenere le aberrazioni geometriche. Come vi ho già anticipato, lo Swarovski risulta leggermente migliore rispetto agli altri, ha anche un fondo cielo più scuro, un maggior contrasto e un maggior campo sfruttabile. Come avrete capito, nulla vieta ai possessori di questi gioiellini di godersi la natura e il paesaggio senza particolari problemi, pur convinti delle loro limitazioni. In conclusione, i due binocoli vintage che ho testato rappresentano un ottimo esempio di ciò che si poteva progettare e costruire nel passato. Se siete amanti dei binocoli vintage e della loro storia, vale senz'altro la pena acquistarli, ma se volete uscire sul campo in mezzo alla natura, ritengo che avere ottiche nitide e contrastate, scafi impermeabilizzati riempiti di azoto e messi a fuoco veloci e soprattutto una garanzia assistenza post vendita non posso che consigliarvi un porro recente.
anche di produzione cinese. Se il vostro budget è limitato, potreste anche optare per un attuale top di gamma, sempre con prismi di porro, come in questo caso lo Swarovski Abish oppure il Nikon E2, da acquistare anche nel mercato dell'usato. Concludo dicendo che alla passione non c'è limite. Se amate il vintage, divertitevi. Fate solo attenzione alle stime esagerate di chi in questo settore fa mero commercio. Non basatevi su una sola opinione, ma cercate eventuali difetti o problemi di un modello specifico. Verificate soprattutto se il binocolo acquistato dovrà anche poi essere riparato o restaurato da persona competente, perché in quel caso ci sarà un prezzo ulteriore da sborsare. Ricevo infatti spesso lamentele da appassionati convinti dell'annuncio clamoroso di turno di aver comprato un pezzo di storia dell'ottica, perché poi purtroppo rimanere delusi dopo averlo comparato con il binocolo made in China con ottiche D pagate oltretutto la stessa cifra. Insomma, come ogni settore, occhi aperti e decidete sempre con la vostra testa e soprattutto, se possibile, provate un vintage prima dell'acquisto. Termina qui questa strana comparativa, io spero che vi sia piaciuta. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando di iscrivervi al canale YouTube di Piergiovanni Salimbeni e di Binomania, e colgo anche l'occasione per ringraziare Marco Lucchini di Foto Lucchini di Domodossola, perché mi ha gentilmente prestato i suoi 2 binocoli da collezione, il Kern 8x30 e lo Zeiss Oberkochen 8x30 che avete appena visto, e ovviamente un esemplare nuovo dello Swarovski Abish 8x30. Un caro saluto a tutti e ci vediamo settimana prossima proprio in occasione del Natale. Buone osservazioni a tutti. Ciao ragazzi!